Bentrovati in Ecuador. Nel video scorso ci siamo lasciati con un po' d'amaro in bocca dopo il furto in centro a Quito. Abbiamo decisamente bisogno di voltare pagina perché abbacchiati così non ci vogliamo stare. Si cambia aria quindi, in senso proprio letterale. Sto respirando il meglio che si possa respirare. E cosa c'è di meglio di nuovi amici, paesaggi che sembrano usciti da un documentario e una storia che lascia il segno? Nulla. Forse solo una pizza. Ah, c'è anche quella. Sei sicura di qua? Quindi iniziamo subito a vivere insieme questa nuova avventura, ma prima, se non sei ancora iscritto al canale, puoi rimediare subito con un click, è velocissimo e per noi vale molto. Grazie se lo farai. Tutto pronto ragazzi, stiamo lasciando la nostra stanzetta di Quito. Adesso devo aprire perché altrimenti non ci passiamo con gli zaini, la chitarrina e tutto quanto bisogna aprire. Stamattina noi abbiamo un autostop un po' bizzarro. Stavamo parlando col Mario, il proprietario del posto dove siamo stati per una settimana, e ci ha detto cosa volete fare, tornerete, non tornerete, non lo so, vedremo. E lui alla fine ha detto todo es posible. E io, se lo quieres, todo es posible. Citazioni importanti. Ore 9 e in autobus raggiungiamo il punto d'incontro. Ad aspettarci ci sono Alice, Daniele e Michele. Li incontriamo per la prima volta ora, quindi chiacchieriamo un po' in macchina. Così li conosco meglio anch'io, prima di raccontarvi chi sono. Adesso godiamoci il viaggio di 4 ore verso sud, che ci sono un bel po' di chicche da non perdere. Il Cotopaxi! Sembra nuvola ma è il Cotopaxi. Si vede la cima, è nevata. Eccolo lì ragazzi, mentre scendiamo verso sud, il re dell'Ecuador, il Cotopaxi. 5800 passametri, si vede la cima, si nasconde tra le nuvole, però si intravede tutto innevato. Che spettacolo ragazzi! Ci siamo fermati a fare lo stop gelato tipico di Salcedo, si chiama così. È questo gelato a più strati, con la vaniglia sopra e 3 strati sotto colorati. Ragazzi, guardate dove siamo arrivati. Questo posto non sembra reale. Vi giuro, è incredibile, si vedono almeno 5 vulcani diversi qui attorno. Lui, il più grande di tutti. Siamo in questo villaggio immersi tra i monti, 3600 metri abbondanti. 30 famiglie vivono qui. E niente, adesso si è fatta sera, domani vi raccontiamo meglio un po' tutto. Prima però, il rumore che c'è in questo momento. Che pace! Beh, calduccio! Che giornata oggi, ragazzi! Azzurro totale. Si vede perfettamente il Chimborazo. Vediamo cosa sta succedendo. Buongiorno, buen día. Buen día. Ah, buen día. Avete sentito qualcuno russare stanotte? Ma poco. Vero? Poco. Ma che bravo, ma che educato. Che educato. Che cosa stiamo vedendo stamattina? Un sacco di vulcani. Tutti? Facciamo il ditino? Vai, col ditino Col stile ditino. valtellinese. Quello là che fumicchia, aspetta Sì. che lo indico bene, quello là è il Sangay. Ah, Poi abbiamo quello là gigante, che è l'altar. ah. E un altro dietro l'albero che adesso dobbiamo spostarci. Ah, ok, aspetta, allora spostiamoci di qua. Eccolo, si vede perfettamente. Faccio io il dito. Tunguragua. Come? Tunguragua. Ok. Tunguragua. E poi vabbè, il master. Il Master, il vulcano più alto dell'Ecuador, il Chimborazo. Chimborazo. Quant'è? 5.000? No, di più, 6.000 Sì. e qualcosa. Buongiorno ragazzi, con questa splendida giornata di sole stamattina ci siamo messi le giacche perché comunque fa un bel freschino, 3600. Sì, grazie. Allora, dove siamo? Siamo alla Esperanza, che è questa piccola comunità tra le Ande qui dell'Ecuador. E con chi siamo? Siamo con Alice e Daniele, che abbiamo conosciuto tramite internet. Il magico mondo dell'internet a volte fa delle cose spettacolari. Come conoscerci appunto online, ci siamo incontrati. Loro vengono qui da anni ormai a fare esperienze di volontariato e quindi siamo un po' qui a vedere come funziona in questa comunità tra le montagne, dove la vita davvero, ragazzi, sembra ferma nel tempo.
La Esperanza è una piccola comunità indigena Quechua che si trova nella provincia di Chimborazo a circa 3.600 metri sul livello del mare. Dall'alto sembra solo un piccolo insieme di case adagiate lungo una via. Ma che paesaggio c'è attorno? Meraviglioso ma difficile, confortante ma duro, un po' come la vita che fanno gli abitanti di questa comunità. Questo paesino è adagiato su questo versante della montagna e lì abbiamo proprio il centro del paese dove c'è la scuola, ci sono delle chiese, addirittura un paio di chiese, e adesso stiamo andando alla latteria. Signore il presidente della Speranza. Presidente, che è papà di Sandra. Se c'è una cosa che ho notato subito qui alla Esperanza è che tutti ci stringono la mano. È un bel modo per dare il benvenuto, un po' come se ci conoscessimo già. Prima di tutto benvenuti a Angela e Paolo, piacere avervi qui. Michele, originario di Bormio. Michele è il fondatore di una Onlus che si chiama Ayuda Directa, con sede legale in Italia ma che opera qui tra i monti dell'Ecuador. La storia di Michele un po' mi ricorda la mia, la nostra. Nel 2000 circa sono arrivato in questa comunità, stiamo per compiere 25 anni. Come sei arrivato qui? Per caso, ero anch'io un viaggiatore, zaino in spalla. L'Ecuador mi ha catturato per tante ragioni che anche voi immagino nel vostro viaggio state conoscendo, la gente, la tranquillità, la bellezza, la varietà e da lì poi ho sempre un po' questa idea di fare qualcosa, di rendermi utile. Dopo 15 anni di banca dove sono stato benissimo, ho imparato tante cose, però avevo il bisogno di cambiare e quel cambiamento mi ha portato qui. Quindi sono state tante cose che si sono messe insieme e anche tante persone che poi hanno permesso di arrivare dove siamo, volontari, amici, persone che hanno sostenuto finanziariamente e non solo quello che stiamo facendo. Stiamo per compiere 25 anni, abbiamo iniziato con piccole attività di assistenza, sentendo un po' le esigenze e i bisogni della comunità, delle varie persone. Piano piano il progetto ha preso forma e dalle prime attività legate di più magari alla salute, all'aiuto nel campo agricolo, siamo passati a progetti più orientati allo sviluppo autosostenibile, come per esempio una latteria comunitaria che permette di gestire il latte che abbiamo qui nel settore, tutto biologico, mucche più o meno libere, e producono un formaggio che viene venduto in città e il guadagno ritorna qui nella comunità. In pratica qua tutte le mattine le signore portano il latte vanno alla latteria. A mungerlo verso le 5:30, 6. Ajá. Poi, buenos días, ¿qué Buenos tal? días. Buenos días. ¿Ya sacaste la leche? Yeah. Bueno. Vanno a mungere il latte, poi vengono qua tutte le mattine, lo consegnano, adesso sono circa le 8, un po' l'orario di punta. E vedete c'è lì la latteria con il signore che raccoglie il latte. Ognuno col suo, adesso non so come si chiama in italiano. Un recipiente. Il recipiente del latte, che bello. Appena munto. Latte fresco. Consegnano là, lui lo filtra, lo controlla e poi Fanno anche la mozzarella, i formaggi? Fanno la mozzarella ma non come la nostra, cioè non è quella lattosa, ok. la nostra è quella compatta tipo panetto che usi per fare la pizza. Sì. Qui il signor tutti i giorni fa anche degli esami per capire la qualità del latte e poi eccolo lì che viene depositato all'interno di questi enormi recipienti. La latteria è stata costruita con la ONG Ayuda Directa, che quindi negli anni si è aiutato per costruire questo progetto, quindi loro ora sono autonomi, praticamente per ogni litro di latte che consegnano ogni 2 settimane ricevono una piccola, come dire, un piccolo stipendietto in base a quanto latte consegnano. Quello della latteria è un progetto molto importante per la comunità per vari motivi. Uno tra tutti che è un momento di ritrovo, perché come vedete si ritrovano tutti qui dopo essere stati nei campi a portare il latte. Altro motivo poi che è una forma anche per loro di guadagnare qualcosa con il lavoro che fanno qui. E il terzo motivo è che si mantengono anche delle norme igieniche, perché il latte viene controllato attentamente prima di essere preso, e quindi sono tutti questi elementi che sono fondamentali appunto per lo sviluppo di questa comunità. Cassa di risparmio, una banchettina locale che gestisce tutti i microcrediti. Il microcredito che poi è una cosa che aiuta Certo, tantissimo. no, è molto forte perché con il credito, chiaro, puoi dare un impulso a creare nuove attività e poi anche una cosa che responsabilizza tutte le persone. Non sono cose che abbiamo inventato noi, però sono cose che
che abbiamo potuto verificare funzionano. Il credito è importante, soprattutto in queste aree rurali dove non c'è l'accesso al credito, perché queste persone che non hanno niente, non hanno una proprietà, non hanno una garanzia, se si avvicinano a una banca in città e chiedono un prestito, probabilmente non viene concesso per mancanza di garanzia. Sì. Qui, essendoci un controllo anche sociale, hanno possibilità di conoscere le persone che chiedono i prestiti e quindi anche concedere più facilmente. Si tratta di prestiti piccolini, però hanno dato un impulso allo sviluppo della comunità. Da lì nasce anche un piccolo progetto di agriturismo. Questo è l'altro grande progetto insieme alla latteria che hanno fatto qui, cioè questo del turismo, cioè fanno arrivare i turisti qui. Esatto. Cosa c'è di concreto in pratica? È un turismo comunitario, ma non mi ammazzo. Non cadere. Sono emozionata. Tutto ok. Questa è la parte del ristorante, che adesso vabbè è da preparare, comunque poi lo vediamo. Dietro c'è una ciosa, una casetta per i turisti e sopra ce n'è un'altra, adesso vediamo anche quelle, e questa è una lavanderia. Fondamentalmente i turisti possono venire, dormire qua, mangiare con loro e aiutare un po' la comunità. È su Booking, comunque lo trovate. Questa è una delle case che vengono affittate. Guardate che bella, grandissima, tutta costruita anche questa con il legno. Ecco qua la vista che hai da questa stanza. Mamma mia la bellezza, le amache fuori, e c'è un secondo piano qui sopra con altri letti. Questo qui che adesso è il museo in realtà rappresenta come erano le case qui prima, cioè tutte fatte in fango nella base e la paglia per il tetto. Qua c'è un punto panoramico da raggiungere con questa scaletta. Bello alto, però ragazzi la vista vale veramente la pena. Ecco qua non so direi se avessi problemi con le altezze. Spettacolare. Le stanze ci sono, il ristorante anche, mancano solo i turisti. Purtroppo le notizie che circolano sull'Ecuador hanno avuto un impatto negativo sul turismo e per realtà piccole come quelle della Esperanza le ripercussioni negative sono state evidenti. Saremo onesti ragazzi, la regione andina che stiamo visitando qui in Ecuador è tra le più belle e tranquille dove siamo mai stati, quindi ci sentiamo di consigliare un viaggio in questo paese perché ne vale assolutamente la pena. E come è stato accolto l'arrivo tuo, vostro qui, Ma dalla l'arrivo? comunità proprio? Bene direi, no? Chiaro, noi siamo diversi, inizialmente c'era forse più timidezza, però generalmente visto che noi proponevamo di sostenere qualcosa che loro richiedevano, e quindi subito c'è stato un clima di fiducia, di affetto che tuttora esiste, nel senso che adesso qui è una grande famiglia, noi ma anche i volontari che vengono o i visitatori credo che si sentono benvenuti perché c'è un clima di fiducia, di affetto direi, di famiglia, di comunità. Hola, Hola, ¿cómo estás? bene. Perfecto. Bienvenido a La Esperanza. Gracias. Estamos trabajando aquí en La Esperanza y mandamos un saludo cordial desde aquí La Esperanza a los amigos quienes viven allá en Italia. Y también decirle, Angélica, muchas gracias. Alicia también que te está acompañando. Bienvenido acá a La Esperanza. Gracias. Gracias. Ah, di acá? Sí, por acá también. Ok. In pratica è una piccola comunità che però riesce ad autogestirsi in modo anche democratico perché votano amministratori, presidenti, c'è chi gestisce insomma tutto quello che è anche il conto comunitario, quindi ci sono degli ingressi che possono essere quelli dovuti al turismo e anche delle attività che invece per esempio vanno in pari come quella della latteria e quindi che riescono a ridistribuire un po' il benessere all'interno della comunità e delle varie famiglie che abitano qui. Oggi ragazzi siamo fortunatissimi perché siamo capitati nel giorno della Minga. La Minga cos'è? È il lavoro comunitario, in pratica un rappresentante di ogni famiglia partecipa a un'attività che è utile per tutta la comunità. A volte puliscono le strade, sistemano quello che magari è rotto. Oggi invece ragazzi si piantano le patate e quindi sono tutti al campo adesso a seminare le patate. Adesso stiamo andando anche noi a vedere, eccoli qua sotto, guardate tutti i signori sono qui sotto. Tra di loro stanno parlando Quichua al momento, i signori parlano tutti sia spagnolo che Quichua, però i più anziani parlano soltanto Quichua. Adesso stanno arando tutto il campo qui sotto, campo in discesa, si vede che il terreno è bello scuro, infatti terra vulcanica, appunto siamo circondati dai vulcani.
Partecipano proprio tutti, anche i cani oggi. Guardate la coordinazione, sono tutti in fila uno dietro l'altro, si sono organizzati perfettamente, stanno zappando tutta questa porzione di terra. Uomini e donne, tutti lavorano qua. Tira lassù! Andiamo. Guarda che bravi! Wow! Dove lo llevamos? Ma qua ci sono le patate da piantare. Oh, bravissimi. Pesato! E questo è solo uno, guardate quanti ce ne sono qua. Abbiamo visto la signora, allora hanno dato una mano. Io devo filmare, quindi purtroppo non ho potuto aiutare. Vabbè ragazzi, adesso lasciamo fare comunque perché la comunità è ben fornita e quindi riusciranno. Certo, così lui non vuole portare fuori i sacconi. Abbiamo Forza, dato hai una visto grande quanti mano. ce n'è? Guarda di qua cosa c'è di qua. E insomma, l'unione fa la forza e quindi comunque poi sono sforzi comunitari anche questi. Quelli di là. Di qua. C'è una Mamma muraglia mia. di sacchi. Questa casa tradizionale vera e propria, quindi mattoni e un fondo questa è terra, anche un po' di... Sì, ecco, qua c'è il bagno anche? No, non credo si sa, che no. forse il bagno non c'è. Però c'è il televisore stile catodico e anche un impianto per la musica. La cucinetta da questo lato, ma che roba. Adesso Angela invece, al posto di spostare i sacchi, sta pulendo le patate. Una niñita, una chica, la agrio. Así diciendo que enséñeme a mí a la quichua. Y bastante aprendió. Bastante, perché non è facile. Sì. In pratica poi queste patate servono come semi, quindi da questo sacco ne vengono fuori tanti altri dopo la semina. Solo papas o No, también otro? ahí tiene yuca, Ah, yucca. ahí tiene mijuco. Cos'è il mijuco? Usted no conoce, una bonito es. Es como papa, Sí, Ah, ok. Y Di tuberi vari. habas, Cosa sono le habas? Fave? Ah. quinoa Quinoa. y sara, maíz más o menos. Mais. no. Cebollita. Cebolla colorada, cebolla blanca, Sì. ajo, Todo. todo. Ah, espectacular. Usted no conoce una que hace con rabito, machuita que dice eso. Ah? No, eso no No, entendemos. no conocía usted. No. Sì. Ci sono Larghita, dei tuberi che sì. servono anche come medicinale, quando hai problemi Sì, alle urinari, vie urinari o... mal di pancia. Pazzesco. Siamo a buon punto, eh? Un solo sacco su 1 milione, però in 3 forse siamo a buon Stiamo punto. qua 2 giorni forse. Stanno arrivando tutti ragazzi, possiamo passare il testimone, sicuramente ci metteranno molto meno di noi. Ecco, un punto un po' così magari può essere la pendenza. Infatti siamo scesi fino al campo e adesso però bisogna salire su. Wow ragazzi, allora ormai noi siamo ad alta quota da un bel po'. Diciamo che l'ultima volta che siamo stati a bassa quota è stato nel deserto in Colombia. Poi per il resto siamo sempre stati a 1800, 1700, 2005. Però c'è da dire che anche se magari ti abitui un po' con il mal di testa e insomma siamo un pochino più facilitati, è il fiato che è molto difficile da tenere lungo, ce l'hai sempre un po' corto. Però ci hanno detto i ragazzi che è normale, loro sono qui ormai da 3 mesi e anche loro il fiatone comunque ce l'hanno quando si fanno delle camminate, quindi quindi è normale. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. A la escuela. Abajito, sí. Vamos a la escuela, sì. Sì. Qui abbiamo la prof della scuola. La Bienvenida. professora della scuola, sì. Grazie. María Jazz, tome yo. ¿Y usted? Paolo, Angela? Sì. Bienvenido. Muchas Grazie. Momento della ricreazione. Ecco, forse questo è la campanella? Sono andato alla campanella. So di patata.
Questa è una classe dei bambini di 10-11 anni, ci hanno detto, adesso è tutto bello incasinato come potete vedere, hanno la lavagna da quel lato, un po' di libri, qua stanno facendo le operazioni, somma e resto di decimali, mamma mia, che operazioni ragazzi. Anche qua c'è la mensa. Estamos haciendo. Ah, entonces esta es ¿cuál día? Pastina. Sí, sí, sí. Todavía no. I piselli. Hai capito? Questa è una classe di bambini più piccoli, sono divisi in base all'età. Guarda qua, sono più ordinati loro. 37 sono. Sono 37 bambini in studenti. tutto, sì. E adesso stanno facendo la ricreazione, stanno aspettando l'ora del pranzo. Si insegna in 3 lingue, Quichua, spagnolo e inglese. Qua ci sono tutti i giorni della settimana. Da questo lato ci sono alcune frasi interessanti, come per esempio Nancy mata a un raton. Ammazza un raton. Questo è tutto l'angolo dove ci sono i saponi per lavarsi le mani, spazzolino e dentifricio, uno ciascuno. Guarda che c'è l'agenda del giorno con tutte le cose da fare, quindi si parte con il saluto, lavaggio di mani, usare il gel per le mani, usare la mascherina. Questo mi credo sa che sia è della pandemia, sì. E poi chiaramente ci sono tutte, adesso non sto a dirtele tutte, Angela! C'è anche il momento Giuliacci. Se ne va allo stato del tempo. Siamo saliti al piano alto della scuola, ragazzi. Questa è la vista da un lato, da quest'altro lato ci sono dei lavori, stanno costruendo una casa qui sopra. Questo è un negozietto dove i bambini vanno a comprare qualche dolcetto, qualche patatina. Questo è il piccolo negozietto della comunità, piccolino. Si vendono poche cose però importanti, come le uova, il tonno e chiaramente i biscotti e le patatine. Buenas. Tutto bien? Signora. Abbiamo lasciato la parte con tutte le case del villaggio, stiamo adesso salendo questa parte sterrata. Eccoli lì davanti che camminano. Sono rimasta un po' indietro, stiamo andando a quello che è il paramo, dove c'è una vegetazione che è diversa rispetto al resto della zona. Quindi andiamo sempre più su e più saliamo, ovviamente più la vista dei vulcani è migliore. Là in fondo si vede sempre il Chimborazo. E qua è anche la zona dove ci sono i campi coltivati e ci sono molti pascoli in questa zona, quindi si vedono anche le mucche. Infatti le signore stamattina che sono scese a portare il latte venivano proprio da qua. Le mucche qui vengono munte 2 volte al giorno, la mattina molto presto per poi vendere il latte giù alla latteria e poi nel tardo pomeriggio. Oggi però non si sa se lo faranno perché sono tutti impegnati ancora nei lavori. A quanto pare, ragazzi, siamo di porta fortuna perché non hanno mai visto un tempo così bello, tipo 2 giorni di fila di sole azzurro, o sbaglio? No, confermo. Mai Noi visto. qua da mesi, un giorno forse, così soleggiato e limpido, più. Vabbè, Giuliacci, vedi? Giuliacci. Vedi? Si è aperto, sta aperto. Vedi tutto. Stiamo salendo, ragazzi, a 3008-3009, cioè, per capirci, credo che siamo vicini ai nostri record storici della nostra vita. Forse siamo arrivati a 4000 al massimo. Quindi l'aria chiaramente è rarefatta, poco ossigeno. Adesso la faccio un po' così, un po' drammatica. No, però chiaramente ecco, si conferma anche qua. L'aria chiaramente è di una pulizia. Tu dici, cosa sto respirando? Sto respirando il meglio che si possa respirare. Ragazzi, ma non l'abbiamo ancora detto, ma attenzione perché Sua Maestà Chimborazo è, adesso correggetemi se sbaglio, la cima, diciamo, montana, comunque un vulcano, diciamo il pezzo di terra più vicino al Sole, perché siamo chiaramente verso l'equatore, vicino all'equatore, 6.000 metri, nonostante non sia la cima più alta del mondo, è quella però più vicina al Sole. Correggetemi, ragazzi. Corretto, tutto corretto. Tutto Giuliacci corretto? al top. Sì. No, Giuliacci, vabbè, sì. Giuliacci, Angela, Alberto tutto, e Angela, tutto, quella sì. original, sì. Tutto al top. Perfetto, grazie. Questo l'ho letto su internet. Cosa? Che qui in alto si dimagrisce più in fretta. Sì. Perché il corpo consuma quasi il doppio delle calorie anche a riposo. Quindi ci Vedi? dovete fare le passeggiate. Sì, quindi se volete sentirvi più in forma anche senza fare nulla, venite a 4000. Qui si dimagrisce. Siamo arrivati in cima alla salita. Questa è la parte pianeggiante in alto dove c'è il paramo.
Queste, ragazzi, sono delle rudimentali stalle, almeno quella parte qua in fondo, non abbiamo capito se queste sono delle abitazioni, sono tutte ricoperte da questi teli di plastica e la caratteristica del paramo è proprio questa vegetazione, quindi scompaiono le piante e compare questa vegetazione, sembra quasi paglia. Tutte queste casette gialle con il tetto verde, se ne vedono tantissime camminando, perché tutte le case praticamente ne hanno una in questa zona, sono state costruite dall'associazione e sono dei bagni. Quindi hanno fatto questo progetto di costruzione dei bagni, uno per casa. Ne hanno costruiti in tutto 421 e hanno tutti sia il bagno che la doccia con l'acqua calda, perché c'è un piccolo boiler a gas. Sei sicura di qua? Sicura, sicura? Va bene, andiamo. Siamo talmente in alto, ragazzi, che non arriva più il sangue al cervello. Inoltre ci siamo dimenticati... Drammatico. Ci siamo dimenticati l'acqua e mi sento tutto secco. Per morire però. Sì? Ci Guarda sta. che vista. Mi sto seccando. Guarda qua, si vede i primi segni. Adesso faremo tipo la Bear Grill, Sì. ricaviamo l'acqua dal terreno. Sì, cominciamo a mangiare rospi, piccoli insetti. Comunque siamo adesso nella vegetazione sempre più alta e folta. Siete sicure? Ah. Sempre più fitta. Sempre più fitta. Siamo arrivati in alto, un bel giro 360 gradi partendo ovviamente da lui, Chimboraso, Paolo, Alice e tutto il giro, tutta la vista che si vede qua attorno. Ma non puoi vederlo meglio, eh? Veramente? Guarda che roba, tutta, si vede proprio tutto, anche la seconda cima accanto al Chimboraso che sarà 5.000. Noi siamo 4.000 abbondanti secondo me. Siamo Stai alzando abbondanti. i numeri? Stai gonfiando i numeri? No, l'ultima parte abbiamo fatto un bel dislivello, eravamo là sotto e quindi da qua non abbiamo nessuna montagnetta davanti che ostruisce la vista sul cimbo. Ora torniamo giù passando sempre in mezzo a questa vegetazione. Che panorama, ragazzi, che panorama, davvero non ci aspettavamo di avere tutta questa fortuna di riuscire a vedere così bene tutte queste cime, tutte queste montagne e poi è bellissima la sensazione di trovarsi qua davvero in mezzo al nulla, mamma mia che roba! Ragazzi, comunque io non vorrei dire, ma è stato raggiunto un nuovo record. Paolo è arrivato a 4.000 metri con i pantaloncini corti. Ce l'ha fatta! Record battuto. Ma il fatto è che comunque col sole tante stagioni sempre, dipende da quanto vento prendi. Tipo qua che siamo in alto il vento è forte e fresco. Però in realtà sotto ci siamo tolti tutti quanti e siamo rimasti maniche corte, quindi è sempre un po' così anche qua. Al tramonto che è spettacolare qua si sta facendo el fuego. Mira lì, per questa sera c'è un programmino. Oh my god. Attenzione. Guarda lì. Attenzione. Attenzione. Qua c'è il su che va e insomma ci siamo quasi. Ispira sì. Ispira proprio sì. Qui mi sembra a buon punto, devo dire. Sono sposto ancora indietro. Primo test. Questa è la prima volta che fai le pizze dentro questo forno? Sì. Decisamente sì. Bellissima. Complimenti. Adesso questa è la prima. Adesso assaggiamo, giustamente. Mamma mia. Wow. Ho rubato la videocamera. Buon provecho. Com'è? 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 Scotta. Buona? Dopo la pizza in realtà è arrivata la sorpresa.
Ostia! Entra dalla testa. Eccola la portata locale principale. Purtroppo è stato, diciamo, donato dalla comunità per noi, per assaggiare Bello! Il cui. il cui. Ah, non vedevate l'ora, Sì e no. Croccante. Com'è? Mangiando la pelle. Ah, buono. Sì, la parte della pelle. È buona, così bella calda. La pelle, giusto? Ma sei serio o ci stai prendendo in giro? Sono serio. Ragazzi, io non mi avvicino troppo perché... non so- Allora, guarda il tuo pezzo è una di sci- pelle che è buonissimo. Dici la parte croccante anche per Ma me. Fidati, ti Io dico non che è riesco a star buono. vicino, non so perché mi sto allontanando. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Una storia triste. Stavamo smorriginando adesso. Dici questo? Questo Facciamo per te. finta di non sapere? Vai. Sono gli selvaggi qua. No. Ma è troppo dura, come fai? E due è croccante. Oddio. Mastica. Sembra la pasta quando è secca però. La pasta tostata. Pasta tostata. Non è male. Angela invece va di carne, è proprio la parte un po' più morbida. Morbida per niente. È dura? Vabbè, Però quel sapore un po' selvatico, retrogusto, un po'. Un po' retrogusto, però non è così. Lascia stare quello. Io ragazzi, quello è il cestino del maialino, cioè tutto ciò che finisce lì poi va al maialino e io non ce l'ho fatta, era un po' troppo Ma anche la parte che si mangia croccante. poi. La testa si la mangiano. Sì, mangiano tutto. Il metodo a quanto pare è quello proprio di Mangiarlo, sì, masticare. masticare e poi buttare le parti, le ossa e le cose. Beh, secondo me, Ma a me invece è vedo come che mangiare c'è- il pollo, cioè devi... C'è su un po' mangiare di... il pollo. Molto più Forse questa dura, magari potevano pelarlo un po' meglio. Ci sono i peletti. L'avrei mangiato, ma è tutto pieno di pelo. Le patate invece sono veramente buonissime. Ma la carnina. Ne vai proprio ghiotto, eh? Eh sì, Cavolo, questo è per complimenti. te. Te l'ho preparato, guarda. No, Puoi no, io addentarlo sono, proprio. Guarda, è perfetto. Preferisco la pizza, io ho già dato, sono a posto. Che giornate ragazzi, giornate intensissime. Qua Mi sto struccando. ci si mette la crema solare. Crema solare perché siamo un po' croccantini, nel senso che sto sole picchia. Picchia come? Sono rosso dove? Qua. Aspetta, qua. Anche di qua? Sì. Ah, questa è una crema indiana. che Va bene, ancora- direi con questa scena bellissima ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. Alla prossima! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.